I verbi si dividono sostanzialmente in tre gruppi, in tre coniugazioni. Esistono verbi che finiscono in are e che sono della prima coniugazione, quelli che finiscono in ere sono della seconda, mentre quelli che finiscono in ire sono della terza. Esistono anche altri gruppi di verbi, e cioè quelli che finiscono in orre, i composti del verbo porre, e in urre, ma sono talmente pochi che vengono trattati come eccezioni, e difatti molte grammatiche neanche li menzionano. Cominciamo a fare degli esempi. Pensare è un verbo della prima coniugazione, credere è della seconda, mentre nutrire è della terza. Se vuoi trovare un verbo nel dizionario, lo devi cercare in questa forma, cioè all'infinito presente. Ma come è strutturato un verbo? Il verbo ha sempre una radice e una desinenza, ed è proprio la desinenza che definisce il modo e il tempo di un verbo. Per esempio, pensare, credere e nutrire abbiamo detto che sono coniugati all'infinito presente, che sarebbe la forma base del verbo, che con il tempo impareremo a conoscere e usare sempre meglio. In questo caso il modo è infinito e il tempo presente. Esistono molti modi verbali e piano piano entreremo sempre più nel dettaglio, capendo meglio come e quando usarli. Adesso concentriamoci sul più usato dei modi che ti permette di esprimerti quotidianamente e più precisamente il modo indicativo, al tempo presente, comunemente detto presente. Questo tempo verbale serve a parlare del presente, e cioè a descrivere quello che sta succedendo mentre si parla. Vediamo come si forma. Basta prendere le radici dei verbi e poi aggiungere le desinenze dell'indicativo presente. Per pensare, quindi, avremo io penso, tu pensi, lui, lei pensa, noi pensiamo, voi pensate, loro pensano. Per la seconda, credere, io credo, tu credi, lui, lei crede, noi crediamo, voi credete, loro credono. E per nutrire, io nutro, tu nutri, lui, lei nutre, noi nutriamo, voi nutrite, loro nutrono. Ti do una buona notizia. Qualsiasi verbo regolare di ognuno di questi gruppi può essere coniugato al presente indicativo semplicemente aggiungendo queste desinenze. È chiaro che, come in tutte le lingue, anche in italiano ci sono le eccezioni. E se ce ne sono, che cosa bisogna fare in questi casi? Impararli a memoria. Comunque non scoraggiarti, vedrai che facendo un po' di esercizio e leggendo qualcosina tutti i giorni, in poco tempo comincerai a capire anche come funzionano i verbi irregolari. Dopo un po' si assomigliano tutti. Ti avevo detto che per formare il presente di tutti i verbi irregolari di ogni coniugazione bastava aggiungere le desinenze di prima alla radice. Non è proprio vero. Ci sono moltissimi verbi della terza coniugazione, cioè quella che finisce in ire, che si comportano in modo speciale. Questi verbi sono chiamati verbi in isco. Nelle prime tre persone e nell'ultima viene aggiunto il gruppo di lettere isc tra la radice e la desinenza. Abbiamo quindi io capisco, tu capisci, lui, lei capisce, noi capiamo, voi capite, loro capiscono. Vuoi sapere come riconoscerli? Non si può. Valgono gli stessi consigli di prima. Leggere, fare esercizio, ti aiuterà a capire quali verbi sono i verbi in isco.
Ogni persona, come abbiamo già visto anche per il verbo essere e avere, ha una sua desinenza specifica. Quasi sempre, sia per i verbi regolari che irregolari, la desinenza di io finisce con o, quella di tu con i, quella di lui o lei finisce per a, oppure è se il verbo è della seconda o terza coniugazione, noi finisce per amo, voi per te e loro per no. Proprio per questo motivo, in italiano si tende a non dire il soggetto, sia quando si parla che quando si scrive. Si dice in questo caso che il soggetto è sottinteso. Quando il verbo è coniugato, non ho bisogno del soggetto per capire chi svolge l'azione. Di solito si aggiunge il soggetto solo quando si vuole evidenziare che proprio quella persona sta compiendo l'azione. Ora che sai come funziona il presente, hai una gigantesca gamma di nuove possibilità e puoi iniziare a esprimerti veramente. Fai gli esercizi di questa pagina e continua con le prossime lezioni per espandere sempre di più la tua capacità di comunicare in italiano.